Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi sono qui per parlarvi degli ultimissimi prodotti Sercomoto. Sono onorato, lusingato di essere il primo in Europa ad avere SM7U. Questo nuovo modello consente di avere estreme più funzioni rispetto a quelli precedenti, di avere una sola lente ed avere sia la luce gialla sia la luce bianca, ma in particolare grazie all'utilizzo di Sercocan. Sercocan è una centralina studiata appunto da Sercomoto, ci consente di utilizzare il rotellone che abbiamo a disposizione sul GS per attivare e disattivare le infinite funzioni di questi due prodotti. Grazie a quel rotellone potremo quindi regolare l'intensità della luce, avremo sia luce alta che luce bassa, quindi sia luce abbagliante che luce anabbaglianti, avremo luci di posizione, potremo scegliere il colore delle luci di posizione, degli abbaglianti e degli anabbaglianti, abbiamo le immancabili funzioni strobo, abbiamo il clacson collegato alle luci, quindi quando andremo a suonare si accenderà un effetto strobo che per quel che concerne la sicurezza è sicuramente tanta roba. Adesso andiamo ad aprire quello che c'è all'interno del pacco. Allora, ecco qua, apriamo questo primo pacco e qui ci sono SM6U. Il 6 sta a indicare il numero di LED presente all'interno di ogni singolo faro. Ed eccolo qui, questo è il cavo delle luci che andrà ovviamente ad agganciarsi a Sercocan. Questi ho intenzione di metterli nella parte bassa del GS. Quindi questo è uno, questo è l'altro faro, eccolo qui. Anche questo sempre 6U. Ricordo che sono fari totalmente fatti in alluminio ed hanno una notevole potenza. Ben curate, lente di vetro, non ho mai avuto problemi da quando utilizzo Sercomoto. Qui ci sono le immancabili viti, minuterie che occorrono per il montaggio di questi fari e qui ci saranno le staffe sicuramente che andranno a sorreggere i prodotti stessi. Infatti eccole qui. Anche qui staffe in alluminio ricavate dal pieno, quindi la staffa andrà a mettersi in questa posizione e qui andremo ad ancorare il nostro faretto. E questo è uno. Questo è il primo pacchetto. Adesso lo facciamo sparire, mettiamolo qui. Questa che vedete è una centralina in più, è una centralina standard. Nel caso in cui volessi montare uno solo di queste coppie, potrei utilizzare tranquillamente questa centralina, collegarla alla batteria, prendere il positivo dal circuito del GS. Questa è la staffa che mi permette di regolare l'intensità della luce, regolare i colori e tutto quanto, e questa è la centralina che comanda le luci. Ma di questa adesso la lasciamo da parte perché la mia intenzione è quella di montare appunto la centralina di Sercocan, che mi consentirà di non avere più pulsanti sparsi sul manubrio, ma di utilizzare semplicemente il rotellone fantastico che ci mette a disposizione mamma BMW. Per fare tutto ciò, il gioiello di cui abbiamo bisogno è esattamente questo, Sercocan. Questa è la centralina, questa è la parte che andrà a innestarsi sulla moto, questo ci andrà messo l'altra estremità del cavo che andiamo ad staccare della moto e qui ovviamente abbiamo i 4 cavi che andranno ognuno alle 4 lampade. Di qua abbiamo il rosso e il nero che vanno ad ancorarsi direttamente alla batteria, il tutto protetto da un fusibile. Grazie a questa centralina, ve lo ripeto, non avrò più pulsanti sul manubrio. Non li avrò io come non li avrete voi se foste interessati a questo acquisto. All'interno di questa confezione, ultimissimo prodotto Sercomoto SM7U. Anche questi totalmente in alluminio, 7 LED, anche questi dual color. Questo è il cavo a 6 poli che andrà ad ancorarsi appunto alla Sercocan. Quindi abbiamo un faro, l'altro faro, eccolo qui, sempre di Sercomoto. E qui dentro abbiamo le immancabili staffe che andranno a sorreggere il tutto ed eccole qui. Quindi andrà ad essere messo in questa maniera. Ci saranno due viti, uno che regolerà il fissaggio e un altro che regolerà la rotazione della
inclinazione del faro stesso. Adesso il lavoro per me inizia esattamente in questo momento, perché io dovrò andare prima in garage a smontare tutto quello che ho attualmente di sercomoto sul mio mezzo, quindi scollegare tutti i cablaggi, rimuovere le pulsantiere, riassemblare il tutto, renderla tra virgolette originale, e poi andremo ad installare questi nuovi prodotti. Vi evito di seguirmi nello smontaggio di quelli vecchi perché sarà un lavoro un po' laborioso. Visto che ho fatto delle saldature in precedenza, dovrò tagliare quei fili, risaldarli in una certa maniera e ripristinare il tutto. Allora, questo lavoraccio lo faccio da me, da solo, però vi porterò con me in fase di montaggio, di assemblaggio di questi nuovi prodotti e vi mostrerò quanto semplici siano i passaggi e quanto comodo sarà utilizzare la sola rotella che abbiamo sul manubrio del GS per accendere e spegnere le diverse funzioni di questi nuovi accessori. Adesso non mi resta che cambiarmi, andare in box e iniziare a lavorare. Ragazzi, una centralina l'abbiamo tolta. Non vi dico il groviglio di fili che ho qua tra prese USB ausiliari, una roba in alto. Comunque una centralina l'abbiamo tolta. Adesso proseguiamo con le altre. E anche l'altra centralina l'abbiamo tolta, eccola qua. Questa è l'altra centralina. Adesso non resta che rimuovere i fari e poi iniziamo col montaggio degli SU6 e gli SU7. Adesso iniziamo la fase del montaggio degli S7U, che ho intenzione di metterli nella parte alta del GS. Il GS non l'ho ancora riassemblato, le plastiche del GS sono ancora in queste condizioni perché voglio vedere adesso dove far passare i nuovi cablaggi. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! In realtà un'idea già ce l'ho, volevo fissare qui i 7U e qui sotto fisserò i 6U e far passare entrambi i cablaggi qui dentro e farli passare sui lati, una a destra e una a sinistra del mezzo. Quindi la mia idea adesso è di fare a ritroso i passaggi, ovvero prima monterò i faretti, i 7U e i 6U, farò passare i cavi delle lampade ai lati del mezzo, in base alla lunghezza mi regolerò dove intercettarli e fare un lavoro estremamente pulito che da fuori non si vede assolutamente nulla. Iniziamo con il fissare i 7U. Prendo la lampada, appoggio qui, calcolate che qui praticamente c'è una doppia filettatura, la filettatura è sia qui e sia sulla vite che andremo a fissare poco sotto. Inizio a mettere anche la vite, sulla vite ci ho messo anche un po' di frenafiletti così da stare tranquillo. Perfetto, ok. Adesso andiamo a stringere e un faro l'abbiamo fissato. Questo è il risultato del primo faretto fissato. I cavi sono abbondantemente lunghi, quindi probabilmente riuscirò nel mio intento, ma non cantiamo vittoria troppo presto. Andiamo a montare l'altro. Ragazzi, purtroppo gli spazi sono piccoli, sono quelli che sono, quindi non sempre posso portarvi in tutti i passaggi che sto facendo. Adesso avvicino fondamentalmente le viti e poi stringerò prima questa di sopra cercando di mettere in maniera dritta i fari e poi andrò a stringere questa qui sotto. Ok, abbiamo stretto anche questa. Questo è per ora l'aspetto dei 7U. Adesso qui andremo a montare i 6U. Dopo prove varie e tentativi sono arrivato al punto che per montare gli S6 devo girare questa staffa in questa maniera. Devo semplicemente ruotare la staffa che era così, la devo mettere così, altrimenti non riesco a regolare bene le staffe. Quindi questa semplice modifica ho fatto, che dirvela così pare banale, ma prima di arrivare a capire che devo fare questa modifica qua ci ho impiegato un po' perché non capivo perché non si avvitassero le viti sulle staffe. Adesso torniamo al lavoro. Ok, adesso avvitiamo sopra, poi avvitiamo qui sotto, stringiamo qui sotto, stringiamo qua, mettiamolo dritto, poi regoliamo l'inclinazione. Ovviamente anche qui ho messo una goccia di frenafiletto. Ok, sopra è stretto, adesso stringiamo anche sotto. Ok, e questo non va da nessuna parte. Adesso stringiamo le parti laterali. Adesso gli do una regolata alla buona, poi stasera quando farò la prova su strada mi saprò rendere meglio conto se la posizione è giusta oppure vanno regolati un po' diversamente. Come vedete qua gli spazi sono quelli che sono, riusciamo. Ok, stringo sopra, anche qui ho messo del frenafiletti, come vi dicevo anche l'altro faro. Ok, sopra è stretto, adesso stringiamo sotto. Ok, anche questa sotto è stretta. Adesso regoliamo l'inclinazione, dovremmo esserci, e andiamo a stringere. Ok, visto e considerate che le comodità le abbiamo,
prendo una chiave più corta e sicuramente mi è più comodo per stringere. Ok, anche questo è a posto. Visto la lunghezza dei cavi sia dell'S7U che dell'S6U sono abbondantemente lunghi, io vorrei farli passare qui dentro, qui in mezzo, e farli riuscire dalla parte di dietro del mezzo. All'altezza della sella li vado ad intercettare e attacchiamo tutto con la centralina. Ragazzi, qui la necessità aguzza l'ingegno. Ho fatto passare un semplice cavo elettrico qui sotto. Ho intercettato un varco per far passare tutti i fili senza dar fastidio agli altri cablaggi elettrici. Ho legato all'estremità del cavo elettrico i due attacchi dei fari e adesso li farò passare da qui, li farò arrivare qui dietro, da qui li faremo passare qua e andremo a intercettare tutto quanto sotto la sella. E voilà! Ecco qua arrivati i cavi. Adesso poi li sistemerò con delle fascette in maniera da agganciarlo magari qui al paramotore, aggancerò tutto quanto qui sotto in maniera da non far molto andare in giro i fili, però questo dovrebbe essere l'assetto che avranno i fili. Faccio passare così, tac, tac, farò passare da qui, questi li aggancio con le fascette, li tengo qui in maniera che non vanno da nessuna parte, passeranno qui dietro e da qua praticamente usciranno qui adesso li farò passare qui sopra, partirò qua e arriveremo sopra la centralina. Ovviamente farò la medesima cosa sull'altro lato, quindi mi sono armato sempre del solito filo elettrico che tirerò, farò uscire da qui ed eccolo qua, anche questo filo è arrivato fin qui. Adesso sistemo un po' l'ordine qui davanti, qui adesso vedete anche il filo della lampada in realtà che non c'entra nulla, ma adesso sistemerò tutto quanto, fascetterò e poi vi farò vedere tutto il resto. Questo è come si presenta la questione qui davanti. Ho fascettato tutto quanto sia qui al paramotore, li ho fascettati tra di loro, li ho messo una fascetta anche qui in maniera che non vada da nessuna parte, sia da questo lato e sia da quest'altro. Adesso voi vedrete tutto un caos totale qua, ma vi garantisco che è un lavoro abbastanza ordinato. Qui sotto le ho legate così, ho legato al paramotore e adesso andiamo nella parte posteriore. Adesso da qui praticamente i fili li farò levare qui sotto la sella e poi da qui continueremo il lavoro. A questo punto arriva la parte un po' più delicata, dove bisogna fare un po' più di attenzione. Ci armiamo di Serco-Can è la centralina, come vi dicevo, di Sercomoto, che ci permette di dialogare con la centralina BMW e quindi di utilizzare solo ed esclusivamente la rotella che abbiamo a disposizione di BMW e i comandi BMW. Questi sono gli attacchi che andremo ad usare per agganciarci alla centralina. 4 di questi sono i cavi che andranno direttamente ai fari e quest'altro cavo è quello che andrà ad essere agganciato alla batteria e abbiamo il rosso, il nero e abbiamo sul rosso il fusibile. Adesso la questione è particolarmente semplice, se vogliamo. Andiamo sulla BMW e stacchiamo lo spinotto della centralina originale. Ok, stacchiamo questo spinotto qui, quindi una volta sganciato quello andiamo ad attaccare la centralina di Sercomoto a quella che è la centralina BMW in questa maniera. L'altra presa andremo ad agganciarci la centralina BMW, attaccata anche questo. Adesso la centralina e parte dei cablaggi li faremo stare qui dentro il vano, mentre questi altri cavi qui andremo ad attaccarli alle 4 lampade. A questo punto io i cavi ce li ho qui, ma che cosa farò? Farò passare i cavi all'interno del telaio, li farò passare qui sotto uno alla volta in maniera da evitarmi di smontare tutto quanto. Quindi uno è passato, uno eccolo qui, l'altro eccolo qua, facciamo passare anche quest'altro ed anche quest'altro cavo è uscito di qua. Alla fine ho optato per far passare tutto quanto sulla destra perché ho più spazio. I fili che avanzano li lascerò qui dentro, li attaccherò con una fascetta, farò in modo di farci stare, e quelli che escono di qua abbiamo 2 e 2, quindi 2 li metterò da una parte e li attaccherò di qui, eccoli qua, e 2 li attaccherò di qui. Adesso li leghiamo tutti quanti insieme. Ok, 2 li ho già legati, praticamente collegarli è molto semplice perché c'è la guida, c'è l'invito, quindi non si può sbagliare. Questo va così, si stringe e la ghiera poi va a chiudere con l'altra parte della spina. Adesso manca l'ultimo che è qui, prendiamo l'invito, 1 2, mettiamo così, ok,
I fili che inevitabilmente avanzeranno li tirerò qua sopra in maniera da tenere tutto quanto ordinato qui dentro e lasciarmi un po' più di spazio sotto la sella. Praticamente i fili che avanzano li lascio qui, adesso li legherò con delle fascette. Questo è quello che avrò sotto la sella e adesso andiamo a collegare il tutto alla batteria. A questo punto la situazione che abbiamo è la seguente. Abbiamo il fusibile da far arrivare qui, verosimilmente farò in modo di farlo passare qui sotto e portarmelo direttamente qua in maniera da non far vedere nulla esternamente. Il filo ci arriva ampiamente, basterà farli passare qui sotto e mi porto tutto qui dietro. Il cavo del più e del meno li ho fatti arrivare fin qua, non mi resta che iniziare a riattaccare il meno e il più. Iniziamo, qui andranno tutti i meno, dall'altra parte andranno tutti i più. Questa è la batteria, il caricatore della batteria, la presa 12 volt supplementare e i faretti. Andiamo a mettere tutto sotto alla batteria. Andiamo ad attaccare tutto quanto al nero della batteria. Voi avrete meno roba sicuramente da attaccare rispetto a me. Prendo la 10, stringo, dovrei aver messo tutti i fili negativi che mi occorrono. Adesso poi andiamo ad attaccare il più. Il più è qui, con il cavalletto di mezzo non è semplice lavorare, ma comunque riusciremo ugualmente. Quindi a questo punto più della batteria, più delle trombe, più dei faretti e andiamo a stringere. Dovrei non aver dimenticato nulla dei più e dei meno. Ok, stretto anche questo. Qui poi andremo a chiudere tutto quanto col vano batteria. Alla fin fine il lavoro è venuto estremamente pulito. La Sercocan l'ho avvolta per scrupolo dentro questa carta con le bolle, giusto per evitare che possa sbattere all'interno di questo vano. Adesso non resta che mettere la sella e vedere se tutto funziona. 3, 2, 1, facciamo la prova del 9. Accendiamo, queste sono le luci ovviamente del GS. Adesso noi riusciremo a fare tutto semplicemente utilizzando la rotella, il pulsante delle frecce e il pulsante che si usa per fare i flash o mettere le luci abbaglianti. Adesso spengo la luce qui. Per accendere è sufficiente fare una pressione per 3 secondi del pulsante delle frecce e questi sono gli anabbaglianti. Con 3 clic si passa dalla luce bianca alla luce gialla. Se ovviamente tengo premuto altri 3 secondi, il tutto si spegne. Riaccendo tenendo premuto 3 secondi. Volendo sono funzioni che possiamo fare anche uno dietro l'altro. Tenendo la rotella verso sinistra, i fari faranno questo effetto qui e da qui in poi semplicemente girando la rotella potrò alzare ed abbassare le luci. Una volta che mi fermo rimarrà così. Se uso il pulsante delle abbaglianti lui abbaglierà. Tenendolo premuto 3 volte rimangono le luci abbaglianti. Un clic e si spengono. Spengo tutto tenendo premuto 3 secondi il pulsante delle frecce. Quando i fari sono spenti e non sono in funzione, con 3 flash 1, 2, 3 attivo gli abbaglianti. Un clic sul pulsante delle luci abbaglianti e si spegne. Ovviamente le funzioni di questa centralina non finiscono qui. Tra le altre funzioni c'è quella collegata al clacson. Suonando il clacson praticamente le lampade fanno un effetto strobo che è fin dalla sicurezza tanta roba. L'avevo anche sui precedenti fari e fanno decisamente la differenza in alcune circostanze. Considerate che ho fatto molto più lavoro di quello che fareste voi nel caso in cui doveste acquistare questo prodotto, perché io ho dovuto rimuovere le altre coppie di fari che avevo, smontare praticamente un bel po' di moto, soprattutto una parte anteriore, perché avevo nascosto le centraline sui lati, avevo comunque collegato dei fili, quindi ho dovuto tagliare, risaldare, ho perso un po' di tempo. Voi diversamente da me non dovrete fare altro che mettere le lampade, far passare i fili se vorrete, come li ho fatti passare io, e collegare banalmente la Sercocan alla centralina della moto. A quel punto è plug and play, mettete, girate la chiave e tutto funzionerà perfettamente. E questo è l'effetto del mio mezzo con i nuovi fari SU7 ed SU6. A questo punto direi di fare una cosa: vado sopra, mi faccio una bella doccia, mi cambio, aspettiamo che fa buio, usciamo in sella e vediamo come sono al buio. Così ripassiamo le funzioni e vediamo se effettivamente fanno luce o meno. Allora ragazzi, questa è la situazione con i fari BMW accesi e i faretti. Questa è la luce lunga, questa è la luce anabbagliante e i faretti sono accesi. Adesso tengo premuto 3 secondi il pulsante delle frecce e questa è la situazione con i fari anabbaglianti di Sercomoto. 3 clic, 1, 2, 3 e cambiano i colori, sono passati a bianchi. Queste sono le luci alte. Ovviamente se io faccio il passing, se io lampeggio, ovviamente lampeggio con tutta la potenza di fuoco dei 4 faretti più il faro BMW. 3 volte di seguito il pulsante degli abbaglianti, si accendono i fari abbaglianti appunto. 1, 2, 3, luce lunga fissa.
un click e torna luce anabbagliante. 5 volte il passing si accendono gli strobo, 1 2 3 4 5, questo è l'effetto strobo. Doppio click e si spengono. Tirando la rotella verso sinistra, il rotellone del GS, guardate che succede, fa questo effetto qui. Adesso io posso abbassare ed alzare i faretti al massimo. Questo è il massimo della potenza degli anabbaglianti. Volendo cambiare colore, 3 click sulle frecce, 1 2 3, luce gialla, 1 2 3, luce bianca. Questo è l'anabbagliante, questo è l'abbagliante. Se voglio abbassare gli anabbaglianti, come prima, il rotellone verso sinistra fa questo effetto qui e io inizio ad abbassare le luci. Questo è il minimo, questo è a circa la metà, questo è al massimo. Tengo premuto la freccia 3 secondi e la luce si spegne. Questa qui è la luce BMW. Questa è luce più faretti BMW. Guardate la differenza, contate fino a 3, 1 2 e 3, e questi sono i fari sercomotori. Se ovviamente vado a suonare, questo è l'effetto del GS con gli anabbaglianti accesi. Ovviamente ragazzi, se voi lascerete la moto con i faretti anabbaglianti accesi, quando andrete a riaccenderla lei si riaccenderà ovviamente sempre con gli anabbaglianti accesi faretti. Come vedete le macchine vengono contro di noi, ma nessuno ci sfanala perché gli anabbaglianti non danno nessun fastidio. Ragazzi, è arrivata l'ora di tornare verso casa. Come avete visto il montaggio è molto semplice e soprattutto veloce. Lasciate perdere me che ho dovuto smontare quelli che c'erano prima, ma per chi non avesse nulla e vuole montarli basta far passare i fili ai lati della moto, la centralina si collega in 5 secondi e tutto funziona perfettamente, plug and play. Ragazzi, vi ringrazio di arrivati fin qui. Se non avete ancora fatto, invito sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.